Questa è Cristina di Svezia. Alcuni la chiamano la Lady Oscar del Seicento. E in effetti aveva cominciato molto presto a sorprendere tutti. Quando nacque, i cortigiani rimasero perplessi. Era una neonata robusta, molto pelosa, con una voce così forte e rocca che qualcuno annunciò addirittura la nascita di un maschio. In fondo era solo il primo di una lunga serie di malintesi. A 6 anni eredita il trono di Svezia. 6 anni, l'età dei giochi, dei denti che cadono. Eppure eccola qui, con la corona, il globo del potere e un enorme vestito coperto di fiori. Fiori ovunque, come se il regno intero fosse stato ricamato sul corpo di una bambina. Qualche anno dopo la ritroviamo a cavallo. Cristina cavalca, studia, discute di filosofia, viene educata come un principe e sembra sentirsi molto più a suo agio sul dorso di un cavallo che dentro un abito di corte. Poi arriva un altro ritratto. Cristina è ormai una donna, è vestita di nero. Sul tavolo ci sono la corona, il globo e lo scettro. Ma io continuo a guardare i capelli, o meglio, quelle strane treccine laterali. Sembrano appartenere a una bambina, non a lei. Il volto racconta una storia, le traccine un'altra, e le due storie non riescono a mettersi d'accordo. Più guardo il quadro, più mi sembra una donna che sta uscendo dal personaggio che gli altri hanno costruito per lei. Pochi anni dopo lascerà il trono, attraverserà l'Europa, raggiungerà Roma. Ed è qui che entra in scena Ansel Kiefer. La corona, i gioielli e ogni simbolo del potere sono spariti. Rimane soltanto Cristina, nuda o quasi, perché il suo corpo sembra nascere dalla materia stessa del dipinto. La pelle si confonde con le crepe, le incrostazioni, gli strati di tempo accumulati sulla superficie. Anche qui Cristina continua a sfuggire alle definizioni. Ci guarda dritto negli occhi, ha braccia lunghissime, mani enormi, quasi sproporzionate. Sopra la testa galleggia un libro aperto, come se il pensiero fosse diventato il suo vero regno. E poi tornano i fiori. Ma non sono più i fiori ricamati sul vestito della bambina. Sono fiori secchi, fragili, attraversati dal tempo, come se quei ricami dell'infanzia fossero finalmente usciti dall'abito. E poi c'è quel piccolo petalo rosso, proprio sul pube, minuscolo, fragile, come l'ultima traccia di vita rimasta accesa in mezzo a tutta quella materia. E allora mi viene una domanda. Cristina è in mezzo a un campo di fiori? O sono i fiori che stanno crescendo da Cristina?